Ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati da Francesca su Figaro Arte. Oggi faremo una popping flower, così l'ho chiamata. Che cosa vuol dire? Faremo una base sulla nostra tela di smalto satinato bianco, o meglio di una miscela preparata con lo smalto satinato bianco. Io oggi userò quello della Gallant, questo, perché ce l'ho già aperto e insomma userò questo qui, ma va bene anche quello di DecoArt o un altro tipo di smalto all'acqua bianco satinato. In realtà questo non è nemmeno satinato, è lucido, ma di solito si utilizza quello satinato. In realtà di questa marca qui funziona molto bene anche il lucido. Comunque una base preparata con una miscela di questo smalto unito a un po' di colore acrilico. Io adesso ho questo e userò questo, è un colore molto economico comprato dai cinesi, ma va bene quello che avete, e acqua. Quindi faremo una base di questo tipo, colerò sopra un ring di colori e poi andremo a tamponare per tirare fuori questi fiori bianchi che nascono proprio dallo smalto che metteremo sotto. E perché mettere uno smalto all'acqua invece che un normale colore acrilico? Perché lo smalto satinato è proprio quello che utilizziamo, la miscela che utilizziamo per creare la perle pure, per creare la cloud pure, quindi dà questo effetto un po' globoso, molto soffice. E quindi io voglio creare dei fiori bianchi o comunque leggermente miscelati con i colori che metterò sopra, ma che abbiano un effetto un po' 3D, un effetto un po' perla, ok? E mi aspetto che nascano anche un pochino di perle, spero non troppe, perché in realtà questo smalto, a differenza di quello di DecoArt che ho utilizzato tante altre volte, è molto più instabile, quindi è sempre un po' un terno al lotto. Insomma, basta cambiare un po' più di acqua, un po' meno acqua, insomma, cambia tantissimo la resa, per cui la mia idea è di avere qualche perla, perché mi può piacere in mezzo ai fiori, però che si veda anche il ring e che emergano appunto questi fiori bianchi, ma direi che possa essere più semplice andarlo a vedere piuttosto che capirlo dalla mia spiegazione, quindi andiamo, buona visione. Allora usiamo questa split cup qui con 5 scomparti. Non la riempio troppo perché ne ho in abbondanza di colore. Ovviamente ho già fatto il mio calcolo della quantità con il calcolatore digitale che potete trovare sul mio sito web ed è ad uso gratuito per chiunque voglia. Questa è la nostra tazza. Ok, allora andiamo allora ci sono un po' di impurità perché uno smalto non è certo nato per le belle arti, quindi adesso togliamo, vedo intanto scoppiamo le bolle. Questa, i colori li ho lasciati riposare una notte, mentre questa no, questa l'abbiamo fatta adesso e infatti ha molte bollicine d'aria che vanno scoppiate. Ok, poi c'è una particella
di non so cosa, un piccolo grumo, fate attenzione perché altrimenti poi si vedranno, insomma, i corpuscoli solidi. Ok, allora questa è la base verdiacqua, verdina, che metteremo sopra. Ok, iniziamo a distribuire questa perché voglio recuperare un po', ecco. Ok, abbiamo un altro pelo, non so. Siamo pronti per il nostro ring. Adesso io litigo sempre con queste tazze perché ho le mani piccole e vabbè, si deformano, ma pazienza, non so come altro fare. Se le facessero rigide sarebbe meglio. Ne ho una rigida ma è troppo grande, avevo bisogno di vabbè. L'inizio è sempre un po' così, non escono in modo uniforme. Io litigo sempre un po' con queste tazze perché sono veramente troppo morbide e con la mano piccola è un casino. Allora, non riesco ad avere una presa ferma, traballa tutto e insomma, vabbè. Infatti quel centro lì non mi piace. Allora, qua allora sto stirando molto il colore, come vedete. Allora questo centro non mi piace perché, come si è visto, mi tremava tutto, ballava tutto. Questa tazza è tipo budino, per le mie mani piccole non va bene, non riesco ad avere una presa ferma. Niente, adesso lo lasciamo reagire, ogni tanto scoppiamo. E vediamo un po'. Questo verde acqua di Amsterdam, questo verde turchese tende a prendere un po' il sopravvento perché ha un colore coprente.
Allora, vabbè, in realtà dovevano venire un po' più perle, poi potevo aspettare ancora un po', magari ne sarebbero uscite altre, però non credo, insomma, più di tante, quindi devo cambiare, devo cambiare un po' o la quantità di colore o la consistenza, insomma, per avere più perle. Poi in realtà, insomma, il risultato si avvicina a quello che avevo in testa, anche se nella mia testa dovevano esserci tra un fiore e l'altro più perle, ecco, questa era un po' la mia idea, però è rimasta un'idea. Ok, però insomma sì, mi fermerei qui. Adesso lo lasciamo asciugare, vediamo come asciuga, e sperando che non continui a reagire troppo, perché appunto è una vernice piuttosto instabile. Ok, vediamo dopo. Questa è la nostra miscela del bianco, il nostro, diciamo, white mix preparato con la vernice di galla, e iniziamo. Sempre.
Ecco qua, questo è il primo, questo è il risultato asciutto del primo. Vedete che qualche perlina c'è? In realtà forse mi sarebbe piaciuto averne anche qualcuna in più, devo dire. Però vedete un po' questi fiori che nascono da sotto, molto, sembrano quasi bucaneve. Questo è il primo. E poi c'è l'altro, che è questo. Sono molto simili, Questo mi sembra un po'... Questo ho tenuto, in questo qua, ho tenuto una consistenza, anche proprio dei colori, un po' più sottile. E si vede anche un po' dalle perline che si sono create, ma anche un po' dai fiori. Vedete che cambia un po', adesso ve lo faccio vedere, magari ve li faccio vedere vicini. Sono molto molto simili, ma i fiori vedete che sono un pochino diversi nei due e ho proprio cambiato leggermente la consistenza, solo questo, tra i due. Allora, il risultato non mi dispiace, e anche la paletta colori mi piace, questi sono un po' i miei colori, colori sul verde blu sono un po' i miei. E credo che vorrò provare a fare qualcosa di un po' più grande perché sì, mi piace. Adesso vedremo però con quale consistenza, perché qui abbiamo delle perle leggermente più grosse, qui un po' più piccole, ma anche un po' meno. Però forse mi piacciono di più i fiori. Non lo so. Non lo so se ce n'è uno se ce n'è uno che preferite. Se il primo o il secondo. Fatemelo magari sapere nei commenti. Comunque questi sono i risultati asciutti, spero che l'idea e il lavoro di oggi vi sia comunque piaciuto, che sia stato di vostro gradimento. Se è così vi chiedo di lasciare un like, non costa assolutamente nulla, fatelo subito, basta cliccare il pollice in su e noi ci diamo appuntamento al prossimo video. Buona settimana!